Siamo qui riuniti oggi perché ho voluto fare una live che forse vedrete e probabilmente vedrete anche su YouTube ricaricata in formato video, perché voglio dare un po' una chiusura al 2025, che è stato un anno molto prolifico a livello di quantità di video del canale, cambiamenti, eccetera eccetera. Vorrei spiegare un po' quelle che sono appunto le mie idee, i miei obiettivi per il 2026, più che obiettivi quello che cadrà necessariamente per motivi che adesso tra poco capirete. Non è un video live per dirvi che abbasserò il livello di video, la quantità di video, eccetera, assolutamente no, per un discorso che tra poco scoprirete. Volevo farlo in live proprio perché le live potrebbero essere, se la situazione rimane così, una parte molto nuova e importante del canale. Una cosa alla volta. Vediamo innanzitutto, facciamo un attimo un sunto di quello che è successo nel 2025. Nel 2025 ho fatto molti più video di quelli che avevo fatto in precedenza, in generale, molti più contenuti, e abbiamo cambiato un po' la direzione. Il 2025 è stato effettivamente l'anno in cui mi sono messa a fare divulgazione di game design, videogiochi. Il 2025 lo volevo impostare con un video ogni 2 settimane e sono riuscita a farlo abbastanza bene. Ho saltato soltanto in 2 o 3 occasioni, tra cui queste feste, che fisicamente nel momento in cui sono fuori casa non riesco a registrare. In quelle istanze non sono riuscita a portare un video ogni 2 settimane, ma per il resto secondo me sono riuscita a essere abbastanza costante, anche a volte più di quello che volevo, perché a volte ho fatto veramente degli all-nighters in cui ho preferito seguire una certa regola del buttare fuori contenuti. Erano a livello di editing tecnico mio, che non so fare perché non sono una professionista dell'editing, non erano come volevo, editarli come volevo, diciamo a livello professionale, però di base, nonostante un engagement che per alcuni potrà sembrare molto basso, ovviamente la crescita necessita di un certo tempo, anche perché si tratta di una nicchia, quella non solo dei videogiochi, ma dei videogiochi trattati in un certo modo, con game design di mezzo, eccetera, che non è particolarmente, diciamo, intrattenente o, come posso dire, profittevole, tra virgolette. Il tipo di engagement, quindi quel poco di engagement di gente che siamo riusciti a tirar su e che si è interessata ai miei contenuti, ho visto tanto entusiasmo e ho visto tante risposte positive, che è il motivo per cui continuerò a fare video. molto contenta di questo, sono molto contenta di questo. È stato ovviamente un anno difficile da un punto di vista di quantità di contenuti, perché lato invece LinkedIn, post scritti, scrittura e altri progetti, sono riuscita a portare avanti diverse cose, ma ho avuto un po' di problemi di organizzazione proprio per la quantità di progetti che stavo affrontando, e di conseguenza è andato un po' tutto in conflitto di conseguenza. Però quest'anno cercheremo di essere un attimo più spigliati a riguardo. Per quanto riguarda il 2026, com'è la situazione? Perché sono in live alle 10 di mattina? Bella domanda. Una cosa alla volta. Allora, quest'anno voglio, lato YouTube, continuare il format del canale, ovviamente, continuare con tutti i video, diciamo, che avete imparato a conoscere e che potrete conoscere, che sono fondamentalmente pillole di game design per chi ha iniziato. La mia idea è di partire, come avete visto, da le basi, proprio tutti quei contenuti, tutte quelle nozioni, o come volete chiamarle, insomma, tramite video alla portata di tutti fondamentalmente. E man mano nel corso del tempo si andrà a scalare e a introdurre quest'anno anche cose un po' più tecniche, specialmente lato level design, che è un po' la mia specialità. Ovviamente non escludo anche contenuti un po' più tecnici su system design, magari con un collega, qualche amico, volentierissimo, però l'idea generale è quella appunto di portare avanti le serie del canale secondo il sistema che mi sono prefissata, che non vi dico ovviamente perché, cioè, nel senso, se no vi spoilerò mezze cose. Però l'idea, per tutta una serie di ragioni che vi spiegherò in questa live, è di, per il momento, tenere comunque un video ogni 2 settimane, ma tentando di alzare un attimino la qualità, la mia organizzazione, cioè lavorare a tutto quello che è il dietro le quinte dei miei video per migliorare me stessa, un po' come parlo, un po' la qualità dei video, la qualità della scrittura, la quantità magari di fonti di scrittura,
scritture eccetera che vi posso portare. Anche una cosa importante, vorrei introdurre più fonti scritte e fonti di approfondimento simili un po' al compendium che vi ho messo nel video di come iniziare da zero. Idealmente nel futuro vorrei creare una sorta di hub, che potrebbe essere il Discord, potrebbe essere non sito però un Trello magari, dove trovare comodamente tutte le risorse che vi linko nei video, ovvero per rendere il canale a tutti gli effetti più efficiente da un punto di vista di potremmo dire istruzione e divulgazione. Quindi sto iniziando a avere un piano editoriale un po' più serio e quindi voglio concentrarmi più sulla qualità del dietro le quinte piuttosto che sul fare un video a settimana, ad esempio, che non so se per me sarebbe sostenibile comunque in questo momento. Arriviamo al spiciness, a una delle cose che mi interessa di più fare, che è il ritorno dei format del DevTalk, che non si chiamerà più DevTalk perché è un nome troppo generico e non voglio che sia generico, voglio che sia qualcosa di un po' più mio e quindi comunque avrà insomma una sua identità e sto già iniziando a reclutare i prossimi ospiti. Fondamentalmente. Quello che vi posso dire per ora è che ce ne sarà probabilmente una a gennaio e vorrei cercare di farne almeno una al mese. Che tipo di taglio avranno questi DevTalk nuovi, rivisitati? Avranno un taglio molto più guidato, sempre ovviamente colloquiale perché saremo in live, intervista ma un po' più strutturato, che è precisamente il feedback che mi è stato dato da Will e anche da Simone quando abbiamo fatto i DevTalk l'anno scorso, a fine dell'anno scorso. Quindi con un format di intervista sempre abbastanza alla mano, potremmo dire, però un po' più strutturato. E quindi è questo quello che vorrei fare e vorrei che avesse, diciamo, se possibile, a seconda dell'intervistato, dell'ospite, un giorno fisso. Siamo in live nel momento in cui facciamo il DevTalk. È comunque un format proprio perché è molto tematico e sarà più strutturato, che voglio portare molto ben editato, con la sua sigla, con la sua introduzione e con i suoi spezzoni tematici della live su YouTube. Ma parliamo del perché sono in live e come ritorneranno le live. Allora, le live saranno una situazione che potrebbe cambiare da un momento all'altro, perché saranno live probabilmente giornaliere nei periodi lavorativi. Adesso vi spiego un po' prima il perché, così poi chiudiamo l'argomento perché non ne voglio più parlare, tanto ce l'ho in testa tutti i giorni, quindi. E poi vi spiego come saranno tutte le cose belle. Esatto, saranno live work with me. E dopo vi spiegherò cosa vuol dire questa cosa. Le live dipendono da un fattore fondamentale. Mi porta ovviamente ancora un po' a difficoltà personali e di vita, per cui non so dove sarò nei prossimi mesi. Fondamentalmente alcuni lo sanno già, ho perso il lavoro. Ci sono stati dei layoff abbastanza importanti che sono stati annunciati negli scorsi mesi e fondamentalmente da gennaio, quindi da questo mese, non sto più lavorando per una decisione ovviamente non mia. Voglio utilizzare il tempo per ovviamente lavorare ai miei lavori freelance che per il momento non mi permettono di sopravvivere qui a Milano, ma per il tempo che mi resta voglio utilizzarlo appunto per questo. Quindi il mio tempo sarà diviso in lavori freelance, quelli che posso ottenere, ovviamente fare application di lavoro per trovare altri lavori freelance o meno, nel tempo libero che non riesco a utilizzare in nessun altro modo, ovviamente per fare i miei progetti che di base saranno improntati o alla commercializzazione o al portfolio. Quindi o al portfolio o al canale ovviamente. Quindi progetti piccolini, progetti videoludici, progetti non videoludici, cose di questo tipo. Di base ci saranno alcuni progetti che posso mostrarvi in live, altri lavori che ovviamente da freelancer magari non potrò mostrarvi. Le mie giornate saranno full su questo. E ho pensato, dato che sono qui con il wifi e tutto, lavoriamoci insieme, creiamo uno spazio di coworking sul canale per quanto riguarda il game design, il development, i giochi di ruolo, la creatività eccetera, e usiamo le live per fare appunto uno spazio di coworking proprio per il fattore lavoro che in realtà io personalmente spero di trovare, per una questione personale ovviamente di indipendenza, perché sennò banalmente, per chi mi conosce lo sa, dovrei tornare a Verona dai miei. Sulla questione lavoro, soldi eccetera non mi voglio soffermare più di tanto. Sappiate che tutte le donazioni, tutti i coffee, tutte le sub eccetera, per quanto vorrei che fossero votate allo sviluppo del canale, magari a comprare un microfono eccetera, per il momento non mi è possibile, quindi saranno tutte quante votate a comprare scatolette di tonno
e pagare le bollette. I tipi di live: avremo il Work With Me classico, in cui vi mostro lo schermo, lavoriamo assieme a commissioni che posso farvi vedere, commissioni roba pagata che posso farvi vedere perché non c'è sotto magari un NDA, sono robe piccole, cose del genere, oppure progetti miei in cui vi posso far vedere appunto il processo di sviluppo, cosa faccio all'interno della giornata e lavorare assieme, appunto chillare assieme. Magari uno vuole essere interessato e può essere interessato più alla parte di sviluppo e come gestisci le cose, come fai, level design, non lo so, e alcuni potrebbero essere semplicemente lì per avere la live in sottofondo e lavorare assieme. L'altra parte appunto sarà il Work With Me segreto, il Work With Me NDA, in cui appunto magari devo ancora capire come gestire, ci potrebbe essere una struttura di questo tipo nel Void, quindi un contenuto molto più alla Study With Me, perché non posso farvi vedere tutto quello a cui lavorerò probabilmente, ma il contenuto che penso potrebbe essere più interessante anche per chi mi guarda su YouTube sono tutti quei contenuti che potrei registrare in live. Ad esempio, ho in programma di fare una live di level design su Unreal Engine per una collaborazione. Quello è un video per cui io devo registrare il mio processo di level design di un determinato livello, che faremo in live assieme. Quindi per tutti quegli argomenti un po' più tecnici che necessitano magari di approfondimento in live, con dei processi dietro, con del design dietro, potrei tranquillamente farli in live, in modo che chi è in live può non solo avere un anticipo di quello che sarà il video, però vedere anche proprio il processo di design nel dettaglio che c'è dietro. Tutte le live ovviamente saranno ricaricate sul secondo canale archivio, quindi chiunque può andare a... Potrebbe essere molto interessante, anche perché questo tipo di... negli appunti me lo sono chiamato workshop per far capire l'idea che c'è dietro. Potrebbero essere anche momenti in cui si vanno ad approfondire contenuti o argomenti che sono già stati trattati in altri video del canale, momenti in cui si risponde alle domande sotto determinati video del canale che hanno necessità di una risposta un po' più esaustiva o che voglio approfondire. Tutti quei momenti molto interattivi, quindi live proprio a tutti gli effetti, probabilmente anche proprio perché saranno legati al canale YouTube, saranno decisi prima, quindi andremo in live sapendo già che ad una determinata ora faremo quella cosa lì. Questi saranno i tipi di momenti delle live che potremo vedere. Finisco col dirvi che ci sarà ovviamente un aggiornamento del server Discord e tutti i canali del server per supportare queste modifiche e un po' per supportare anche la direzione che nell'ultimo anno il canale ha preso nei confronti dell'informazione videoludica, della divulgazione di game design fondamentalmente, e proprio per tutti i propositi che vi ho detto prima. Vorrei essere più attiva con post e sondaggi sia su YouTube che su Discord per chiedervi un attimo gli argomenti che preferireste vedere prima, eccetera. Introdurre magari delle idee appunto aggiuntive per i supporter quando la community diventa un po' più grande, per quanto riguarda ad esempio live per abbonati, quindi dove trattare argomenti a piacere, fare Q&A. Voglio appunto strutturarli con voi e per voi, quindi man mano che la community cresce voglio capire cosa preferite avere e cosa, insomma, io non voglio introdurre benefici lato game design e community che facciano percepire che debba essere necessario abbonarsi per accedere a un livello di conoscenza superiore o contenuti superiori, eccetera. Vorrei che la sub, il supporto di qualunque tipo sia un plus. Non voglio che il canale sia un freebie per il mio corso di game design. Ci sarà un nuovo calendario delle live che vedrete aggiornato probabilmente ogni settimana, ogni 2 settimane sul canale Twitch. Spero che quest'anno si possa consolidare la community che stiamo costruendo, e con le live spero onestamente di portarvi ancora di più nel mio mondo, farvi capire quanto sia difficile ma anche quanto sia figo fare videogiochi e giochi in generale, e magari superare anche qualche incertezza insieme, lavorativa, personale, eccetera, e lavorare assieme in live e continuare con i contenuti YouTube per conoscere sempre di più questo fantastico mondo. Siete su YouTube, vi ringrazio per la visione e vi aspetto in questo incredibile 2026.